Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon martedì. Prima di cominciare questo contenuto, non solo calciomercato perché ci sono anche le condizioni da valutare di Alessandro Buongiorno, il nostro muro azzurro tenuto ai box da qualche settimana per l'infortunio di un mesetto fa, non è detto che ce la faccia a recuperare per il prossimo match, ma andiamo a vedere cosa sta succedendo anche lì. Danilo al Napoli è fatta. La notizia da Gianluca Di Marzio, si accodano tutti quanti, dovrebbe essere a disposizione di Conte da lunedì post Napoli-Juventus, che si giocherà ovviamente sabato alle 18. Giornata decisiva per quanto riguarda la situazione Garnacio, totale l'accordo col calciatore e l'entourage. Si proverà a limare qualche milione dalla richiesta del Manchester United. A quanto pare oggi a Milano ci sarà un ulteriore accordo, quindi le chiacchiere di ieri sono andate a buon fine. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina se passate per la prima volta sotto questo contenuto, perché mi date una mano ma veramente enorme per quanto riguarda l'algoritmo ovviamente e la crescita del canale stesso, e ringrazio la mia community e tutti i nuovi iscritti che stanno arrivando man mano di giorno in giorno. Spero di essere esaustivo per quanto riguarda l'esposizione di contenuti e cerchiamo di fare del nostro meglio. Bando alle chiacchiere, altrimenti ci dilunghiamo troppo. Partiamo dalle condizioni di Alessandro Buongiorno e poi passiamo al calcio mercato. Il Napoli ha inaugurato ieri pomeriggio al training center di Castelvolturno la settimana di allenamenti che precede la sfida di sabato al Maradona contro la Juventus. Conte ha le sue certezze dal punto di vista della formazione, ma ha una speranza che si chiama Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale avverte meno dolore e sarà monitorato con attenzione in questi giorni. L'obiettivo è tentare di recuperare in extremis anche soltanto per portarlo in panchina. Difficile fare una previsione adesso, bisognerà verificarne le sue condizioni fino a venerdì, alla vigilia del big match. Buongiorno si è fermato a metà dicembre per una frattura ai processi traversi di due vertebre lombari, ha già saltato Genova, Venezia, Fiorentina, Verona e Atalanta. Il Napoli spera di ritrovare al più presto uno dei suoi leader del reparto arretrato. Se ha ancora dolorini, cari ragazzi, non corriamo. Lo disse De Nicola 24 ore dopo l'infortunio di Buongiorno. Per questi infortuni non bisogna assolutamente correre. Poi, se abbiamo anche il sì di Danilo, lasciamolo recuperare al 200%, perché poi diciamo che Buongiorno deve fare fino a fine campionato in maniera impeccabile come stava facendo prima dell'infortunio, e quindi questi dolorini lasciamoli assorbire come si deve e nei tempi giusti. Il Napoli sa perfettamente cosa fare e non è una società che rischia una cosa del genere nella maniera più assoluta. Io mi fido ciecamente di De Nicola, anche avendo avuto a che fare con persone molto vicine a me che hanno lavorato a stretto contatto con il dottor De Nicola, luminare per quanto riguarda la situazione fisica accostata al calcio giocato. Detto questo, buona guarigione ancora Alessandro Buongiorno e ti aspettiamo nel migliore dei modi e nella migliore condizione fisica possibile. Situazione Danilo, lo dice Gianluca Di Marzio, si accodano tutti quanti. Il Napoli è molto attivo sul calciomercato, il nome più gettonato è Danilo Luiz, il brasiliano è finito ai margini del progetto di Thiago Motta, gli azzurri però sin da subito hanno chiarito che l'avrebbero preso solo a zero, così stanno aspettando che il difensore si liberi dalla Juventus. Questa dinamica potrebbe realizzarsi a breve, stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Dopo lo scontro diretto Napoli-Juventus di questo sabato dovrebbe arrivare la chiusura dell'affare, lunedì a disposizione di mister Conte. Si accoda ovviamente anche Bargigia, che esamina pure la situazione Garnacio. Garnacio è stato segnalato espressamente da Antonio Conte, la prima offerta presentata dal Napoli è stata molto inferiore. La società capitanata da Aurelio De Laurentiis aveva proposto 40 milioni più bonus. Parliamo di un calciatore fortissimo. Si tratta di un calciatore giovane che ti abbassa l'età media della squadra. Danilo va al Napoli. La cosa è già assodata, da lunedì a disposizione. Caro Manna, noi ci fidiamo di te e nelle scorribande tra Italia, estero
si ritorna a Milano, perché diciamo che l'incontro per Garnacio di oggi, fissato per oggi, a quanto pare dovrebbe essere a Milano, e quindi vedremo poi in giornata se ci saranno ulteriori aggiornamenti e avremo più sicurezze in base alla situazione dell'esterno. Ecco perché vi dico: iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, perché così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto, anche se ci sono situazioni improvvise. Detto questo, ci sono molte lamentele da parte di alcuni personaggi che dicono sì, ma il Napoli sta alzando l'età media, poi arriveremo a un punto dove avrai tutti i calciatori da lasciar partire a zero o non ci prendi niente. Diciamo che dobbiamo anche analizzare la situazione dall'altra parte, ovvero calciatori molto ma molto giovani. Il Napoli ha preso Asa, a quanto si legge il Napoli ha presentato un'offerta alla Fiorentina per quanto riguarda la situazione Pietro Comuzzo, difensore centrale, 20 milioni di euro, rispedita al mittente l'offerta, 19 anni, Pietro Comuzzo, mo al di là possa essere forte o non possa essere forte, è un Napoli che comunque, diciamo, cerca di gestire su due fronti la situazione, ovvero dare, tra virgolette, questo instant team a Conte con calciatori già pronti, fatti e finiti, dall'altra tesserare gli eventuali calciatori che potrebbero portare una plusvalenza futura. Si parla anche di Esposito dell'Empoli, Sebastiano Esposito, 8 gol in campionato come Lukaku, più di Vlahovic e Dobbik nel mirino del Napoli. La percentuale di rivendita è solo del 20% per l'Inter, l'attaccante è anche nel mirino della Roma. Agente Giuffredi, quindi stesso agente dello stesso Zaccagni, di Politano, di Lorenzo, non più di Mario Rui, eccetera, eccetera. Il Corriere dello Sport in edicola scrive: il rischio allora è che se l'Inter dovesse davvero decidere di riprenderlo, si troverebbe a mettere in preventivo una spesa consistente. Dipenderà anche dalla volontà dello stesso Sebastiano, che in nerazzurro si è messo per la prima volta in luce tra i grandi quando aveva 17 anni, e alla guida di quell'Inter c'era proprio Antonio Conte, a cui non dispiacerebbe avere a disposizione nuovamente il talento nato a Castellammare di Stabia. A me Esposito dell'Empoli piace tantissimo. Mi direte sì, ma che dobbiamo fare con gli attaccanti che vengono dall'Empoli, squadre che lottano per la retrocessione? Va benissimo, però per come si muove, per l'aggressione all'area di rigore, senso della posizione e il piedino che c'è, Esposito può solo migliorare. Quindi calciatori del genere più vanno in squadre qualitativamente valide per chi la conduce la squadra, ovvero chi è l'allenatore in panchina, più hanno maggiori possibilità di poter sfondare e diventare sempre più forti, perché io l'ho sempre vista così: calciatori che possono diventare forti, 20 anni, 19, 22 che siano, devono anche essere molto ma molto fortunati a capitare poi nella carriera fino a quei 24-25 anni in squadre dove hai allenatori che capiscono il talento, lo sfruttano e ti fanno crescere in maniera esponenziale, perché poi ce ne sono tanti altri che, sbagliando la scelta, al limite passi da una maglia all'altra, ma con passaggi infelici e con allenatori che al limite non riescono a farti rendere al massimo. Ecco che dal talento da sfruttare puoi diventare un calciatore che poi resta fine a se stesso e non arriva ad altissimi livelli. Detto questo, noi speriamo che la situazione Garnacio si sblocca oggi per quanto riguarda l'offerta al Manchester United. A quanto si legge, il Napoli comunque arriverà a 60 milioni, e a quella cifra lo United sarà messo con le spalle al muro e portiamo anche l'esterno in casa Napoli. E poi dopo andiamo a fare una statua a manna e la mettiamo in qualsiasi piazza volete voi, perché il direttore è uno che non è mai stato messo, diciamo, in prima pagina da nessun quotidiano. È sempre uno che lavora
lo senti, non lo senti, però poi alla fine quaglia, come si dice a Napoli, quaglia e porta a casa il risultato sperato. Soprattutto, e chiudiamo nelle ultime fasi della finestra di mercato, così come è stato anche in quel di agosto, dove Manna, diciamo, dall'Inghilterra all'Italia, dall'Italia a un'altra parte, ha portato a casa colpi stratosferici che poi stanno facendo molto ma molto bene al Napoli, e quindi ci ritroviamo lassù in classifica, anche perché il lavoro del direttore in quel di agosto è stato assolutamente impeccabile, dovendo gestire allora la situazione di Osimhen e la poca liquidità che il Napoli poteva avere e non ha avuto, perché ovviamente il nigeriano ha deciso di mettersi di traverso. Detto questo, c'è l'ultima cosa che volevo condividere con voi, e ovviamente è una situazione simpatica. Gasperini, nell'intervista di ieri, o meglio nella conferenza pre-partita di Champions che dovrà giocare l'Atalanta, si è ancora lamentato della partita giocata contro il Napoli, perché per lui sono stati nettamente superiori ancora una volta, e allora non si dà pace. Carissimo Gasperini, i nostri fegati dopo l'annata scorsa sono allenati a qualsiasi cosa. Ti possiamo solo consigliare di dimenticare la partita contro il Napoli, altrimenti ad una certa età comunque il fegato accusa, e ne va poi, tutto l'apparato digerente e non. Quindi dimenticala la partita e concentrati sulla partita di Champions, perché poi va a finire che pensi ancora al Napoli e ci rimetti altri punti che in Champions League possono anche essere steccati per il cammino che ha fatto l'Atalanta nelle coppe europee, però perdere aiuta a perdere, quindi attenzione caro Gasperini. Sempre Forza Napoli ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, lo dico anche alla fine per chi è arrivato ovviamente in questo momento a 12 minuti e 30 alla fine di questo contenuto. Iscrizione, campanellina attivata e un bel like a questo video. Forza Napoli, ciao!